Per sbloccare Seraph avrete bisogno del suo Annihilator e quello potrete trovarlo su Firing Range. Veramente è l'unico posto sulla mappa in quale potete trovarlo, quindi è lì che dovrete atterrare. Vedete quell'edificio verde dove sta puntando la freccia in questo momento? È proprio lì o lì vicino che dovrete atterrare, perché quello è l'unico posto dove potrete trovare l'Annihilator. Il prossimo passo sarà trovare delle armi e specialmente una pistola, perché quella vi servirà per aprire la cassa che contiene l'Annihilator. Quindi trovate una delle pistole che vedete sullo schermo in questo momento e appena ne avrete trovato una sarete pronti per il prossimo passo. Vedete questa cassa di metallo? Se la vedete, allora avete tutte le carte in regola per sbloccare Seraph, perché questa cassa di metallo vi servirà, perché contiene l'Annihilator. Se non c'è questa cassa, vi consiglio o di terminare la partita, oppure potete giocare e continuare la partita normalmente come ogni altra partita Blackout. Comunque sia, quella cassa di metallo è indispensabile per sbloccare Seraph. Se c'è la cassa di metallo, ci sarà anche questo bersaglio. Lì dovrete sparare con la vostra pistola. In questo modo si aprirà la cassa di metallo e potete prendere l'Annihilator. Ecco fatto, abbiamo preso l'Annihilator. Ora non manca che completare le missioni. In pratica dovrete uccidere un nemico usando l'Annihilator, piazzarvi nella top 5 e finire la partita con l'Annihilator nell'inventario. Quindi non potete scambiare l'Annihilator con un'altra arma, anche se trovate qualcosa di migliore. Uccidere un nemico con l'Annihilator è la parte più difficile delle missioni, visto che non è lo stesso Annihilator che usate nel multiplayer. Questo Annihilator qua uccide in 2 o 3 colpi, quindi vi consiglio di utilizzare anche stordenti o altre armi. Basta che finiate il lavoro con l'Annihilator. Una volta che avete ucciso il vostro nemico e che lui ha dato sfogo alla sua rabbia insultandovi, vi consiglio di correre e di non correre più nessun rischio. Da questo punto in poi la vostra missione sarà sopravvivere ad ogni costo, anche se questo significa camperare. Se possibile, cercate di evitare posti aperti e luminosi ad ogni costo. Il vostro obiettivo è passare inosservati e sopravvivere finché siete nella top 5. Come potete vedere, nel mio caso avevo la zona contro di me. Quindi il mio obiettivo era prendere un veicolo e andare lì dove mostra la freccia in questo momento, perché è una delle zone in cui probabilmente ci sarebbero stati meno nemici. Alla fine del mio viaggio ho deciso di farmi un bel bagno. Dopo tutto quel scappare, sudare e uccidere, ho pensato che sarebbe stata la cosa più ideale. No, scherzavo. Il mio obiettivo era andare dietro a quel ponte dove sta mostrando la freccia in questo momento, perché ho pensato che un posto all'ombra, in acqua e sotto un ponte sarebbe stato il posto migliore in cui nascondermi. Aggiornamento, collasso del cerchio imminente, portarsi al sicuro. Sono rimasto in acqua per tutto il tempo, anche quando la zona mi ha costretto a muovermi. Ho deciso di rimanere sempre nel punto più profondo per non essere avvistato.
Attenzione, previsto ulteriore collasso. E non ho immaginato il sollievo che ho avuto quando ho visto che il contatore dei giocatori ancora rimasti in vita è sceso a 5. Era il momento di lanciarmi di nuovo nella mischia. E così è stato. Perché a questo punto vivere o morire non faceva differenza. La sorpresa più grande però è stato vedere che il giocatore che ho ucciso per ultimo aveva con sé i chip da poker e la rivista Pulp. Della rivista Pulp non so né le missioni né il personaggio che sblocca. Però posso dirvi che i chip da poker servono a sbloccare Crash, il medico. Purtroppo non ho avuto il tempo di mostrarvi le missioni, anche perché la zona mi ha ucciso prima che potessi farlo, però ve le posso raccontare, perché ho fatto delle ricerche in proposito. In pratica, per sbloccare Crash dovete trovare i chip da poker in una delle borse che di solito contengono kit medici, come per esempio quella sulla quale sta mostrando la freccia in questo momento. Non appena i chip da poker saranno in vostro possesso, l'unica cosa che dovrete fare è avere con voi 15 oggetti curativi, essere nella top 15 quando finisce la partita e finire la partita coi chip da poker nel vostro inventario. Se farete tutte queste 3 cose, otterrete Crash il medico. Come avete visto, alla fine ho sbloccato sia Seraph che Crash. E voi che mi dite? Quali personaggi avete sbloccato in Blackout? Questo video vi è stato d'aiuto? Vi è piaciuto? Nel caso potesse servirvi, ho anche fatto un video su come sbloccare Torque. In futuro sbloccheremo molti altri personaggi. Mi raccomando, se non volete perdervelo, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Questo è tutto per oggi, saluti dal vostro Eporion.